A cosa pensi? Ormai lo sai a cosa penso, che vorrei... Vivere una vita in viaggio, cioè non mi accontento più ormai delle ferie una volta all'anno, una settimana, che cos'è? Cioè a me piace viaggiare, quindi che cosa facciamo? Dobbiamo trovare una soluzione, no? Bene, se il tuo mood è questo e quindi sogni da una vita di viaggiare e ti sei stufato di accontentarti delle vacanze quella volta all'anno e vuoi vivere una vita in viaggio, non perderti questa intervista perché vi sveleremo, diciamo, qualche segreto, qualche metodo valido per poter vivere una vita in viaggio. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oggi ad Italian Globetrotters abbiamo ospite con noi Claudio, un ragazzo milanese che ha sempre avuto la passione per i viaggi, però anche lui non si è più accontentato dei viaggi, diciamo, nei periodi di ferie e alla fine ha voluto prendere un anno sabbatico, ha lasciato il lavoro e diciamo quest'anno sabbatico non è più finito e sta vivendo una vita da nomade da più di 10 anni, alternando periodi di lavoro a periodi di vacanza e facendo dei viaggi veramente incredibili, alternando viaggi in autostop, viaggi con i mezzi pubblici e viaggi in bicicletta. Pensate un po' che Claudio ha fatto 4 traversate dall'Europa all'Asia. Io poi non voglio entrare nei dettagli perché poi nell'intervista capirete un po' tutta la sua storia, tutta l'esperienza che ha avuto, tutti i suoi viaggi, i lavori che ha fatto, entreremo più nel dettaglio. Però è una storia veramente particolare e ricchissima, quindi anche voi che avete il sogno di vivere una vita in viaggio e pensate che se lo possono permettere solo i ricchi o i figli di papà, sappiate che vi state sbagliando. Quindi se anche voi avete questo sogno, capirete dalla storia di Claudio che lo potete fare benissimo anche voi. Quindi io vi lascio l'intervista, non vi dico altro, guardatevela tutta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Claudio, come stai? Ciao Riccardo, tutto bene? Grazie. Grande. Da che parte di mondo sei? Allora, io adesso sono a Amritsar, che è una città in Punjab in India, la prima entrati dal Pakistan, quindi verso il Pakistan. Ah, ok, verso il Pakistan. Senti te, siamo curiosi, perché ci spiegherai un po' tutto il tuo itinerario, da dove sei partito e tutta la tua storia incredibile. Insomma, oggi faremo un'intervista appunto un po' diversa dal solito. Non parleremo infatti di un paese in particolare, ma parleremo dell'incredibile storia, dell'esperienza unica di Claudio che da più di 10 anni sta girando il mondo. Poi il modo in cui lo sta girando ve lo dirà lui, adesso non vi voglio dire niente. Gli voglio dare il benvenuto, è un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Ricky, intanto grazie infinite dell'invito qui a Italian Globetrotter e grazie a chi ascolterà questa intervista, insomma, grazie davvero. Il piacere è nostro perché comunque un tipo di esperienza così è un'esperienza veramente particolare, non da tutti probabilmente, però comunque anche te sei un Italian Globetrotter, un vero Italian Globetrotter perché qui giri veramente da anni il mondo, quindi insomma per noi è Sì, quello sì. veramente un grande piacere averti con noi. E ora prima di chiederti anche un po' più domande specifiche, no? Anche per far sapere a chi vorrebbe viaggiare, come fai anche te, perché te comunque hai trovato un buon, diciamo, compromesso, una buona strategia anche per viaggiare e per fare quello che ti piace. Volevamo sapere, ecco, da dove vieni, raccontarci brevemente anche di te, chi sei e per far capire anche a chi ci ascolta con chi abbiamo a che fare, ecco. Sì, dunque, io sono un ragazzo di Milano, Claudio, ho vissuto a Milano fino a 27 anni. Io dico sempre che ho avuto la fortuna di avere 2 vite, no? Da 0 a 27 anni la vita che la società occidentale aveva un po' ritagliato per me. Diplomato, laureato, facevo l'allenatore di basket, il personal trainer e l'insegnante a scuola, quindi lavori per cui avevo studiato che mi piacevano e avevo questa passione per i viaggi, quindi ogni estate quando finiva la scuola o la stagione di basket prendevo e per 2 mesi viaggiavo in giro per l'Europa, Nord America, quindi paesi occidentali, viaggi comunque abbastanza all'avventura, viaggiavo in autostop, in macchina, Est Europa. Parliamo di tempi dove non c'era ancora Ryanair principalmente, insomma, andavo in Polonia in bus per dire, no? Non c'erano gli smartphone. E arrivato a 27 anni sono arrivato a un punto dove mi sono detto questi 2 mesi d'estate non mi bastano più, voglio fare un viaggio che vada oltre il viaggio, voglio un'avventura vera. E a 27 anni, quindi esattamente 10 anni fa oggi sono 10 anni, Cavolo. mi sono licenziato, ho detto prendo un anno sabbatico
tempo e provo ad arrivare in Australia senza prendere aerei. Quell'anno sabbatico preventivato in realtà appunto si è protratto per 10 anni perché poi ho trovato delle strategie per vivere così, viaggiando, lavorando all'estero, lavorando in giro. E quindi esatto, questa doppia vita, una prima sostanzialmente occidentale e una seconda che ho seguito un pochino il mio istinto e quello che volevo. Una breve parentesi, non voglio rinnegare la vita occidentale. Molti a volte mi chiedono da cosa scappavi, cosa non ti piaceva. Io penso che la vita che abbiamo in Italia è una vita faticosa per certi versi, che ci toglie tanto, però ci dà anche tante garanzie, ci dà anche tante sicurezze, il pagare le tasse, l'avere la sanità pubblica, l'istruzione pubblica. Quindi questo mio partire 10 anni fa non è stato un rinnegare o scappare da quella realtà, era semplicemente un mio desiderio di scoprire e mettermi alla prova. Quindi sono proprio 10 anni oggi? Oggi sono 10 Cavolo, anni. allora si stappa un... So che ieri era il tuo di compleanno, eh? Esatto, Auguri per tutto, per te e per questi 10 anni, eh? grazie. Senti, ma questa tua voglia di girare il mondo, no? Così un po' anche da nomade, anche da solo, da dove nasce? Ma sicuro nasce indubbiamente dalla famiglia. Con i miei genitori già da bambino viaggiavo e facevamo viaggi sempre abbastanza, per l'epoca, strani. Insomma, viaggiavamo sempre in campeggio, sempre in tenda, in macchina, penisola iberica, Scandinavia. Quindi sicuro dei miei genitori. Sicuro ha pesato il fatto che da bambino mio padre mi lesse l'Odissea e il mio supereroe preferito era Ulisse, no? Quindi i miei amici erano Batman, Superman, per me c'era quest'uomo che faceva il Mediterraneo in nave da solo e niente, quindi lì è nata la passione dei viaggi. Poi secondo me passo passo si sono messe una serie di cose che progressivamente mi hanno portato a fare viaggi sempre più complicati. Probabilmente anche una mia insicurezza di fondo, io ero e probabilmente sono ancora una persona abbastanza insicura e il viaggiare in certi modi è stato uno strumento sempre per mettermi alla prova e crescere. Quindi se poi guardo la mia vita, ogni viaggio è sempre stato progressivamente più complicato fino ad arrivare a questo che sto andando in Nepal in bici, facendo l'Afghanistan per dire. Quindi è stato un misto, passione di viaggi, voglia di conoscere il mondo e anche secondo me mettermi alla prova e avventure. E in che paesi e continenti sei stato? Raccontaci un po', insomma, di tutti questi tuoi viaggetti che hai fatto in questi anni, perché ne hai fatti parecchi, eh? Ma per ora nella mia vita sono una circa novantina di nazioni. Ho sempre cercato di visitarle tutte non da turista, quindi quasi mai arrivo in una nazione in aereo, ci arrivo sempre via terra. I primi anni della mia vita, quando viaggiavo da ragazzino, da ragazzo, ho fatto tutta l'Europa e il Nord America, insomma i paesi occidentali, occidentalizzati, no? Poi quando ho iniziato questa vita da nomade è nata l'idea di desiderio di vedere paesi non occidentalizzati, quelli diversi dal mio. Volevo vedere paesi dove non avrei incontrato McDonald's, Nike, Cristiano Ronaldo, Obama. E quindi il primo viaggio è stato in Asia. L'idea era attraversare l'Asia via terra e io non sapevo che mi sarei innamorato dell'Asia. Quindi ho visto tantissime nazioni, però adesso oggettivamente 10 anni che sono in Asia. È la quarta attraversata via terra che faccio dell'Asia e sono i paesi che ho attraversato di più e visto più volte. Adesso è la mia seconda volta in India, sono stato 3 volte in Uzbekistan, in Kazakistan, insomma penso che la mia dimensione è quella asiatica. Poi ovviamente ho fatto anche Centro America, l'Oceania, insomma Nord Africa, tantissimi posti, però l'Asia è quello che più attraversato e visitato meglio, ecco. No, hai girato quasi tutto il mondo praticamente. Che ti manca? Sì, sì. L'Africa. L'Africa, sì, il Sud America. Io quando ero partito avevo questo desiderio, voglio vedere tutto il mondo. Poi in realtà, secondo me, uno crescendo capisce anche quello che gli interessa e quello che vuole. Ripeto, è la quarta volta che torno in Asia, rifacendo anche posti dove sono stato per vederli in maniera diversa, più profonda. Quindi secondo me poi ognuno si ritaglia quello che gli piace e gli interessa. Sono stato in Centro America 2 anni fa, interessantissimo, diverso, però il fatto della colonizzazione spagnola, il fatto che parlino spagnolo, che siano cristiano-cattolici o evangelisti, lo rende a me meno affascinante che una realtà, per esempio, buddista, dove parlano sanscrito, eccetera. E con che ti spostavi te in tutti questi paesi? La mia prima attraversata dell'Asia la feci con i mezzi pubblici, quindi da Milano a Giacarta con treni, bus. Poi la fame viene mangiando, ho detto ok, provo a fare un'altra via. Ho fatto da Singapore a Milano, ma passando sotto l'Himalaya con un mezzo diverso, più complicato, quindi lo feci in autostop. E poi 2 anni dopo mi ero trasferito a vivere in Cina e sono tornato in Italia in bicicletta, quindi con un mezzo ancora diverso. La bici mi ha dato un po' una dimensione diversa di viaggio e oggettivamente gli ultimi viaggi che ho fatto sono qui in Asia tutti e 2 in bici. Poi il Centro America per questioni diverse l'ho fatto in autostop, però sì, gli ultimi 3 viaggi grossi ho fatto Tibet-Milano in bici, Milano-Lisbona in bici e adesso sto facendo Milano-Nepal in bicicletta.
quindi mi sposto un po' con tutto, però le due ruote sono diventate il mezzo più congeniale per me. Raccontare da Milano in Nepal in bicicletta è veramente tanta roba. Sì, è un viaggio che ovviamente va oltre il viaggio. A volte metto qualcosa sui social e tanta gente lo commenta senza rendersi conto che non è un viaggio come la gente lo intende, no? Non ho 5 ore in strada a fare foto e poi alla sera dormo in un ostello con condizionatore. È un viaggio che va oltre, un viaggio dove sei in strada veramente 24 ore al giorno per settimane, dove dormi sotto i ponti, vai a casa di gente che ti ospita. La gente è sempre gentile e ti aiuta, però all'inizio spesso non sai che gentile ti aiuta, quindi è anche questo dover costruire un rapporto, doverti fidare, doverti, insomma, metterti in gioco in ogni cosa che fai. E quindi sì, è a 360 gradi molto profondo come viaggio. Per il futuro, che progetti hai? Dove andrai? Ci sono 4 vie dall'Europa all'estremo oriente, io ne ho fatte 3, sto facendo la quarta, quindi questo era un sogno. Non la sto facendo per dire ho fatto le 4 vie, la sto facendo perché proprio volevo vedere delle zone qui e c'ho la pelle d'oca a pensare alle cose che ho visto nelle scorse settimane perché era tutta la vita che lo aspettavo. La città dove sono adesso, ci avevo provato ad arrivare qui 8 anni fa, non ce l'avevo fatta, quindi questo è un sogno. Penso che finito questo viaggio si chiude un po' un cerchio, si chiude il cerchio probabilmente con l'Asia e niente, adesso ho i capelli grigi, ho 37 anni, penso che inizierà una nuova fase della mia vita. I miei genitori stanno invecchiando, quindi potenzialmente dovrò stare vicino a loro di più. Inizio ad avere desideri di, insomma, famiglia, paternità. Quindi il viaggio farà sempre parte della mia vita sicuramente, però penso che magari con una realtà diversa rispetto a questi che sono 8 mesi di viaggio, un anno, in realtà complicate, no? In bicicletta e in deserti, cose così. Saranno comunque cose che intanto devono venire da dentro, no? Devono essere desideri che uno vuole, perché sennò magari certi ostacoli non li superi. E poi ci vorrà anche una certa organizzazione, penso. Te come ti sei organizzato per fare viaggi così a lungo termine, un po' con tutto, cioè con le cose da portare, documenti, insomma, per ogni paese ci saranno stati dei visti, penso. Sì, sì, sì. No, i visti sono una parte importantissima e la più costosa e faticosa probabilmente. Ma sicuro, come dicevi, la spinta deve arrivare da dentro, deve essere grossa per stare via tanto. Tanta gente magari parte e mi scrivono sui social dicendo è una settimana che sono in giro, mi manca casa normale o non mi sento che me la sto godendo. Quindi sicuro ci deve essere una spinta, un po' di coraggio. Il coraggio però non basta. Sento tanti che dicono basta il coraggio per prendere e partire. No, secondo me serve anche un po' di organizzazione che viene con lo studio e con l'esperienza. Io sono partito 10 anni fa che ero uno del milanese filo tedesco, quindi organizzato, visti, tappe, eccetera. Poi durante i viaggi con l'esperienza capisci che non è necessario organizzarsi così tanto. Però servono una serie di metodologie e conoscenze che un po' è facile reperire in internet, un po' è facile chiedere e un po' si costruiscono con l'esperienza. Ecco, è logico che ogni viaggio ha delle regole, no? Banalmente le stagioni, questo determina che abbigliamento porterai, la densità abitativa, quanta densità abitativa c'è, posso trovare una farmacia ogni quanto, un posto da mangiare ogni quanto, quindi tutti questi dettagli che uno si deve studiare poi determinano il tipo di viaggio come viene. Sicuro ci deve essere una base di studio, anche perché poi il bello è quello, nel senso uno arriva in una città, è bello sapere cosa c'è stato, chi ci è passato, se no si perde molto. Io non è che sono partito il primo giorno vado in bici in Nepal, questo viaggio in bici che è il più complicato viene da 20 anni di viaggi, poi diventa facile, quando uno ha il suo metodo diventa facile. E senti, ora ti voglio fare una domanda che sarà anche una curiosità di tanti che magari anche se non faranno mai questo tipo di esperienze, però sono curiosi di saperlo, nel senso come si vive da nomade girando il mondo, per capire come si organizzano col dormire, col mangiare, come si lava, con la connessione internet, cose diciamo di tutti i giorni. Allora, intanto non l'ho detto prima, ma io comunque, perché sennò sembra che sono sempre in viaggio, io ho un'alternanza di viaggio e lavoro, no? Quindi generalmente faccio 6 mesi, un anno di viaggio in nazione dove spendo poco e 6 mesi, un anno di lavoro in nazione dove guadagno tanto in fretta. Quindi in questi 10 anni ci sono stata anche una parentesi di lavoro in Australia, una parentesi di lavoro in Cina, parentesi di lavoro in Svizzera, quindi questo mi aiuta poi a trovare soldi. La vita quotidiana, generalmente io mi faccio un itinerario, le città o i paesi o le attrazioni naturalistiche che voglio vedere e seguo quell'itinerario. È ovvio che sostanzialmente ogni giorno ci si sposta fino a che non si arriva al punto dove ci si vuole fermare, ci si ferma qualche giorno. Io faccio tanta tenda
e quando mi fermo in città ovviamente ostello, e quei giorni di pausa sono quelli dove si costruisce un po' la routine, no? Quindi si lavano le cose, io ho un sapone di Marsiglia, lavo a mano, si fa la spesa, io ho un fornelletto, mi cucino le cose, o qui in India che costa pochissimo mangio nei ristorantini da strada, quindi si crea tutta una serie di routine che diventano routinaria, però è difficile poi da stabilire perché ogni giorno non sai dove dormirai quando ti svegli la mattina, no? È tutto un via via da costruire. Adesso siamo facilitati da internet, io quando ho iniziato non facevo neanche le SIM, per dire, perché se arrivavo in un ostello con wifi bene, se no stavo bene senza. Adesso oggettivamente è tutto molto più comodo e necessario, quindi anche lì con internet ci può aiutare, però la routine è un po' quella, ecco, si dorme ogni giorno, ogni 2 o 3 giorni in posti diversi, si lava a mano, a volte termina la lavatrice, dipende tutto, a volte incontri qualcuno che ti ospita, è abbastanza imprevedibile, ecco. Però diventa una routine anche questa imprevedibilità, quando tu ti riconosci dalla comfort zone, io mi rendo conto che adesso questa è la mia comfort zone, quindi ci si abitua alla fine. Eh sì, ci si abitua a tutto alla fine, eh. Ho visto anche, appunto, seguendoti, che tante persone anche in questi paesi dove sei stato ultimamente ti hanno ospitato. È anche bella sta cosa, no? Di vedere tutta questa ospitalità. Io penso che negli ultimi 10 anni un anno di notti ospitato l'ho fatto, forse anche di più. E a ogni latitudine, ogni longitudine, ogni religione, ogni colore della pelle, quando ti vedono per strada da solo, secondo me la gente si sente giustificata a venirti a parlare perché ti vede da solo. Quando ti vede da solo in bicicletta, a maggior ragione. E quindi è veramente facile che ti offrano un mango, una sigaretta, anche se non fumi, un pasto, e poi diventa anche un posto letto, una notte, qualsiasi tipo di aiuto, davvero. C'è tantissima bontà che non ce lo immaginiamo. Che se non si gira non si sa, eh? No. Eh. Anche in Italia, però in questi paesi dove hanno poco è come se semplificasse la cosa. Meno hanno, più ti danno. Veramente una roba sensazionale. E te ti sei mai sentito solo in queste esperienze che hai fatto, diciamo, solitarie? No, devo dire che sono stato solo anche per tanti periodi, per tanto, cioè ho avuto periodi del deserto, magari 12 giorni da solo, è un po' quello che cercavo, poi un po' non sei mai solo perché hai sempre qualcuno intorno. Certo, inizi a parlare da solo, veramente parlo con la bicicletta a volte, però solitudine, devo dire, no, non mi ha mai pesato quanto. Poi ognuno ha fatto a modo suo, c'è chi mi ha detto che strippano dopo 7 giorni, per me adesso è normale, insomma. Certo, se no uno non riuscirebbe a fare questi tipi di viaggi, esperienze così lunghe, no? E che sacrifici comporta un tipo di vita del genere? Cioè, di sicuro avrai fatto, no, delle rinunce, un po' ce l'hai anche detto prima. Tante persone, quando comunque vedono la gente che gira il mondo in generale, dicano, no, ah, che fortunato, lui gira il mondo, magari è ricco di famiglia, mi piacerebbe anche a me, però, insomma, uno non pensa a tutto quello che uno deve rinunciare. Sì, ci sono rinunce e cose faticose. La rinuncia principale, a cui 10 anni che non riesco ad avere, sono relazioni stabili e sentimentali. I miei amici di Milano ci sono sempre, li sento, le volte che sono a Milano è come se non fossi mai partito, loro ci sono, la mia famiglia c'è, però non ho relazioni affettive stabili vere da 10 anni, no? È un continuo cambiare, quindi questo non è facile. Non è facile neanche riadattarsi ogni volta in contesti diversi. Arrivi in Australia, devi trovare un nuovo lavoro, nuovi amici, una nuova squadra di calcio da andare a vedere. Vai in Cina un anno dopo la stessa cosa, in Svizzera la stessa cosa, quindi ogni volta che cambi devi ricostruirti una vita. Da un lato è bello, dall'altro non è facile. I periodi dove lavoro intenso, cioè se faccio 6 mesi, un anno di viaggio e poi lavoro 6 mesi, un anno, quei 6 mesi, un anno dove lavoro devo lavorare e guadagnare a sufficienza per non lavorare un anno dopo. Quindi in Svizzera a fare il pastore lavoro dalle 5 del mattino alle 6 di sera a spulire merda di vacca e a raccogliere frutta, o lavoravo in Cina 7 giorni su 7, 3 lavori, in Australia avevo 3 lavori. Io non sono ricco di famiglia, non ho casa in affitto, quindi quando lavoro devo lavorare davvero, e in Australia lavoro 16 ore al giorno. E quindi queste sono cose che la gente a volte non si rende conto, ma sono, non dico sacrifici, perché sono cose che uno fa con piacere, anche perché il pastore in Svizzera ha comunque un'esperienza, l'elettricista in Australia anche, però metti il tuo corpo a dura prova. Il viaggio stesso, per come viaggio io, ogni tanto mi dico, ok, adesso mi devo dare una calmata, perché cambia nazione, cambia alimentazione, aria, acqua, le condizioni igieniche non sono perfette, cioè comunque io dicenni che il mio corpo lo sto tirando all'estremo e insomma la fatica anche, ecco, non è sempre comodo. Per andare soprattutto in questi paesi e fare queste esperienze bisogna stare bene, non bisogna essere tanto delicati, se no non ce la fai. Sì, e poi secondo me si crea anche una roba nel cervello che sarebbe talmente tanto problematico star bene qui, che alla fine non ti ammali perché il tuo cervello decide che non ti puoi ammalare, no? E quindi io non mi sono mai ammalato perché secondo me la motivazione a non ammalarmi era altissima, ecco. Qual è il paese dove ti sei trovato meglio e quale peggio?
Meglio veramente in tanti. Posso dire che l'ospitalità che ho trovato in Russia e in Iran, per dire, non l'ho mai trovata da nessuna parte, quindi sono stati due paesi dove mi sono sentito veramente ospitato. Il paese che mi è piaciuto di più, dove ho sentito una connessione, non so perché, è stato il Kazakistan e il Tagikistan. Il paese che invece mi è piaciuto di più è stato il nord dell'India, quindi è difficile. E il paese dove mi sono trovato peggio, anche lì faccio fatica a trovarlo, secondo me è stato un po' il Vietnam, forse, però non è colpa del Vietnam, semplicemente arrivavo da 6 mesi di viaggio tra Mongolia, Cina e Russia, dove non avevo incontrato nessun turista. È arrivato in Vietnam, ho avuto un pochino questa sberla di paese turistico occidentalizzato, col turismo esasperato, dove i bambini ti vedono e ti chiedono money, e lì l'avevo un po' subita, ecco, avevo fatto un po' fatica a vedere una realtà così diversa dalla mia e che così cercava di turisticizzarsi, scimmiottare un po' l'Occidente, purtroppo per colpa nostra. Quindi lì forse sono stati i paesi dove ho fatto un po' più fatica, ecco, ripeto, non per colpa loro, ma per come l'Occidente li sta tramutando, ecco. Sì, si stanno un po' occidentalizzando, un po' troppo per come sono. Li stiamo veramente usando come, insomma, o anche in Cambogia, quando sei lì e vedi questa schiera di uomini occidentali nordamericani con ragazzine di 18 anni, loro obesi, ubriachi. Adesso non si deve generalizzare, però veramente stiamo consumando quei paesi in maniera veramente grave e questo me li ha fatti un pochino soffrire, devo dire. Te comunque sei stato sempre ben accolto dalle persone. No, sempre ben accolto, devo dire, e poi c'è sempre appunto questa differenza, c'è il paese che ti accoglie bene perché sei una fonte di guadagno, sei un bianco, sei un dollaro che cammina, e c'è il paese dove ti accolgono bene perché per loro l'accoglienza è quella. Cioè io sono stato in Afghanistan, c'era la gente che a volte non mi voleva far pagare nei ristoranti o al supermercato quando il loro stipendio medio è $70 al mese. Io ho lavorato in Svizzera guadagnando 500.000 volte tanto. E te che hai girato tutti questi paesi, c'è un paese dove ti piacerebbe andare a vivere, dove dici cavolo, qui ci vivrei volentieri? Ma i paesi che ho fatto io principalmente sono un po' poveri, quindi viverci e guadagnarci, cioè costruire qualcosa è difficile. Io ho vissuto in Cina e sinceramente ci tornerei, perché è un paese dove si può vivere bene, un paese dove tutto è diverso, quindi tutto è una scoperta, ogni giorno hai delle sfide nuove, ti devi mettere in gioco. È un paese talmente grande che ogni città è diversa, però ti può garantire un tipo di vita sicuramente piacevole. Quindi secondo me la Cina è un po' il top. Se uno vuol mettersi in gioco e vivere anche un po' rurale, anni fa sono stato in Nicaragua, mi ero innamorato, ho pensato mi piacerebbe venire a provare a vivere qui un'esperienza, quindi fare qualche lavoro veramente volontariato, in cambio di vitto e alloggio. E poi, non so, io ho un amore per il Centro Asia spropositato, quindi Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, lì, non so, c'è un richiamo, secondo me prima o poi ci finirò, ecco. A vivere. Che poi quei paesi lì, che sono tutti paesi, no, ex Russia, ma comunque sono abbastanza sviluppati, no? Kazakistan, Uzbekistan. Le prime volte che sono andato io erano molto difficili da entrare, c'erano i visti, erano veramente complicati, ho avuto anche parecchi problemi, soprattutto in Turkmenistan. Sì, sono paesi un po', diciamo, ancora in via di sviluppo, sono paesi strani perché hanno un'identità un pochino complicata. Sono stati in Unione Sovietica fino a 20 anni fa, ci sono passati i persiani, ci è passato Tamerlao, Gengis Khan, l'Unione Sovietica, i coloni inglesi, sono ismailiti, musulmani, buddisti, insomma c'è un mix di religioni, di culture pazzesco. E sviluppati ancora forse no, insomma le città sì, però fuori dalle città sono abbastanza indietro, però appunto questa loro identità così particolare li rende estremamente affascinanti, tantissima roba, veramente, Centro Asia. Noi abbiamo visto da delle tue storie delle situazioni buffe e particolari in Afghanistan, Pakistan. Che episodi strani ci puoi raccontare così veloci che ti sono capitati? Ma episodi stranissimi, guarda, sono a centinaia. Quelli più strani, secondo me, rimangono quelli, e sembra uno stereotipo, ma qui India e Nepal, questi paesi buddisti, non so, respiri la sacralità a ogni angolo e ti succedono un sacco di cose inspiegabili, devo dire. Per esempio, ero a Delhi anni fa e faceva caldo, era estate, e una sera uscendo, con questo indiano Sikh, che sono gli indiani col turbante e la barba lunga, e lui mi disse: tu hai viaggiato tanto, sei una persona felice, ci sono 2 donne nella tua vita. Quindi ho detto, ma sì, un po' un ciarlatano, insomma, delle cose normali che dice un turista occidentale, sto viaggiando, ok, sono felice. Poi lui mi disse: tu hai meditato tanto nell'ultimo periodo, adesso stai provando a meditare ma non ce la fai. Ed era vero, perché un mese prima ero in un monastero di monaci buddisti in Nepal, e in quei giorni provavo a meditare ma faceva talmente caldo che sudavo, facevo fatica. Allora gli ho detto: cavolo, come fai a saperlo? Niente, lui prende una foto dalla tasca in bianco e nero con su 20 questi indiani Sikh, mi dice: scegliene uno, ne scelgo uno, fa un po' di movimenti, scrive qualcosa su un pezzo di
carta, me lo metto in mano e ci pensa un colore. Io in quel momento penso all'arancione, apro il pezzo di carta e c'era scritto orange. Ho detto, caspita, come hai fatto a indovinare? Però ho detto, beh, arancione, insomma, gli indù si vestono di arancione, i buddisti rosso amaranto. Allora lui prende un altro pezzo di carta, ci scrive qualcosa, me lo mette in mano e mi dice, pensa un numero da 1 a 100. Io all'epoca avevo 28 anni, ho pensato al 28, apro un pezzettino di carta e c'era scritto 28, no? Quindi io non so come lui abbia fatto a indovinare un numero da 1 a 100 che io stavo pensando. A quel punto gli ho detto che adesso usciamo a cena, mi dici tutto quello che sei della mia vita, e lui mi ha detto se avrò figli, se mi sposerò, quando morirò, insomma una serie di informazioni. Dovrei morire nel 2076, quindi sono abbastanza tranquillo. E vediamo, insomma. Però ripeto, in India ti succedono queste cose a ogni angolo, inaspettatamente, veramente fuori di testa. Grandissima sta cosa, eh. Il destino quando sei in viaggio riparte, cioè il destino lo vivi in viaggio, è una Eh. cosa pazzesca. Nella vita quotidiana ce lo dimentichiamo perché ti giri nella stessa ora, allo stesso bus per andare allo stesso posto, incontrare le stesse persone. In viaggio ogni scelta che fai cambia il tuo viaggio, no? Incontro questa persona, non la incontro, prendo quel treno, non lo prendo. E quindi la dimensione di destino la assapori molto di più ed è sensazionale, incredibile. Infatti tutte queste cose sono talmente tante cose da scriverci un libro, cosa che te hai fatto, giusto? Sì, sì. Adesso sono 4. Il primo è nato per beneficenza, si chiama Vagabondiare, era una serie di aneddoti. Il viaggio in bici che ho fatto dal Tibet a Milano ho aperto una raccolta fondi per un orfanotrofio di bambini tibetani rifugiati in Nepal e Ah, quindi il primo libro, i proventi li abbiamo mandati all'orfanotrofio, abbiamo raccolto 10.000 euro, che in Nepal è una bella cifra. ma c'è E ancora poi sì, questa raccolta? adesso era finita, nel senso Ah, io semplicemente avevo sponsorizzato questo orfanotrofio mettendo online i loro IBAN, i loro codici bancari, la gente mandava i soldi direttamente a loro. I soldi dei libri ovviamente li ho mandati io perché ovviamente è un guadagno che arriva a me, li giro io. Quindi no, chi vuole può partecipare, l'orfanotrofio si chiama Tashi Orphan School, c'è una sede in Italia che è Associazione Culturale Tibetana e lì niente, ci sono tutti gli estremi per fare donazioni, una cosa riconosciuta, la donazione può essere scaricata dalle tasse, quindi è una cosa super, super seria. Anche per quello avevo scelto questo orfanotrofio perché avevo dei contatti. Sto tornando lì, in teoria fra un mesetto dovrei arrivare lì con la bicicletta, salutare i bambini e tutto. E niente, chi vuole partecipare comprando il mio libro può farlo. Ovviamente comprando il mio libro c'è la parte di stampa, di spedizione di Amazon e quindi del mio libro purtroppo i 3 euro hanno l'orfanotrofio. Se uno vuole fare una donazione più consistente può cercare veramente gli estremi dell'orfanotrofio e farla direttamente a loro. Poi da lì sono nati altri libri che insomma la gente mi diceva caspita racconta le tue esperienze, quindi è nato Una vita incredibile, che non è la mia vita ma una cosa che ho imparato in viaggio, che parla dei miei primi 3 anni in Asia, poi Diario di un maestro in Cina che parla della mia vita in Cina da insegnante e poi Diario della bicicletta che parla dal Tibet a Milano in bici. perché poi tutte queste esperienze, poi sei da solo e ti portano a scrivere, penso. Sì, sì, sì. È come un È un diario. diario, Eh, sì, sì, sì. eh. È fondamentale. E Riccardo, guarda, ti dico, non so gli altri, ma sono esperienze per me talmente intense che io mi ricordo tutte le sere dove ho dormito, per dire. Cioè, io ti potrei dire del viaggio dal Tibet a Milano in bici, sono stati 150 giorni. Mi ricordo ogni singola notte dove ho dormito. Il Poi, lunedì, il martedì. Sì, sì, no, una roba, sono talmente forti come esperienze che, non lo so, è pazzesco. Sì, per sì, tutta la sì, vita una roba. queste ti rimarranno, eh. Se per te va bene, lasceremo magari in descrizione anche questi contatti e Sì, sì, magari diciamo le informazioni per poter fare le donazioni se qualcuno vuole, eh? assolutamente, sì, sì, Vai. assolutamente. Così almeno si può fare anche del bene, no? Io volevo una struttura che avesse un'associazione gemellata in Italia, in modo da avere un conto bancario italiano, che le donazioni sarebbero state facili e snelle, e poi volevo qualcosa gestito da un locale, quindi questo era gestito da un lama tibetano. Non volevo una NGO solo europea, Mhm. perché purtroppo spesso anche cercando di fare del bene non ci rendiamo conto che facciamo del bene in maniera parziale, quindi volevo qualcuno del posto di quella cultura, che sapesse veramente come spendere i soldi in quel posto e come lavorare per quella cultura. Guarda Riccardo, però veramente io sono in giro da tanto. Ti succedono talmente tante cose sensazionali. Cioè, a volte veramente vai a mangiare e arriva uno e ti paga lui il pranzo, no? Uno che non ti ha mai visto e non vedrai mai. E lì ti viene da chiedere, caspita, ma io in Italia pagherei la colazione a un turista giapponese che vede. Non l'ho mai fatto io. E lo fa un pakistano, lo fa un afgano, lo fa un iraniano. E allora ti viene da dire, io devo restituire qualcosa a queste persone. C'è talmente tanta bontà che devi restituire qualcosa, non puoi. Eh sì, no, no, è giusto, è così. Eh sì. E se non giri non ti rendi conto di queste cose, eh? No, è
veramente. Cioè, te poi, vabbè, hai girato a livelli super esponenziali, ma anche uno che per dire gira comunque, viaggia un po', anche se è solo per viaggio, comunque già capisce un po' le culture. Se non fa magari quei classici viaggetti che vai lì nel resort e ti fermi lì, allora lì no. Ma se comunque giri un po' e conosci le culture, torni e vedi tutto con occhi diversi, no? Sì, certo, che poi è quello che si cerca, penso. Si vede che ti prende, ti emoziona, ma è normale quando uno sta tanto tempo così e vedi queste cose da persone che non hanno nulla e che ti danno così tanto in cambio. Sì, sì, è pazzesco, davvero. Insomma, con queste storie ci stai facendo emozionare, Claudio, te, Dai, infatti, A volte noi siamo un po' intrappolati, no? In questa routine tutti i giorni, quelle 8-10 ore al lavoro, il lunedì e il martedì e tutti i giorni uguali e vediamo sempre la nostra cultura, sempre le nostre usanze, non si vede mai il di fuori, ci sembra di essere meglio di tutti. Quando invece, ecco, c'è una persona magari come te o anche chi comunque come te ha viaggiato tanto, ti rendi conto che gli anni passano e poi ti ritrovi che rimani lì, non hai visto altro, la mente è chiusa e non ti accorgi poi di come sono anche le altre culture che comunque vanno rispettate e che se si viaggiasse tutti di più sarebbe sicuramente meglio. sicuro, sicuro. Se sia uno strumento di conoscenza di se stessi e del mondo, viaggiare è veramente uno strumento incredibile. Quindi speriamo che venga usato bene. Abbiamo tanto da imparare anche da popolazioni più povere o più sfortunate, davvero. Viaggiare è uno strumento importante e essenziale, però dobbiamo farlo in punta di piedi, perché troppo spesso da occidentali andiamo in giro pensando di salvare il mondo. Questi non hanno l'iPhone, non capiscono niente, sono nel Medioevo. Ci scontriamo e incontriamo realtà e culture che sono millenarie come la nostra e abbiamo il dovere di rispettarla e di entrarci in punta di piedi. Io mi scontro con tante realtà dove vai lì, foto, senza rispettare, dando fastidio, giudicando. Dobbiamo scendere a questo piedistallo che io per primo avevo. Da occidentale pensi, sì, io arrivo dalla parte del mondo giusta. No, chi lo dice che è giusta? È normale che 8.000 chilometri da casa mia vivono diversamente, no? E quindi assolutamente dobbiamo viaggiare con grossa responsabilità. Eh sì, anche perché se te vai lì da loro, il mondo giusto è il loro in quel posto lì. Loro non possono venire da noi, un nepalese non verrà mai in Italia, invece un italiano può andare in Nepal perché con i nostri soldi siamo ricchi in Nepal. Quindi a maggior ragione abbiamo questa grossa responsabilità. Te che hai girato tanto il mondo, hai visto tanti paesi, tante culture, sono insomma 10 anni che fai questa vita, ma è anche tanti altri anni che poi te viaggi e quindi giri tanto. Ora è anche tanti anni che magari sei proprio fuori, che magari torni poco o niente. Con che occhi te ora vedi l'Italia e gli italiani dopo che hai fatto questo tipo di esperienze? Ma io sinceramente sono innamorato del mio paese, cioè per me è il paese più bello del mondo a livello paesaggistico, naturalistico, culturale, di persone, quindi a volte mi manca, però devo dire che non ho cambiato la mia opinione rispetto all'Italia, non è né migliorata né peggiorata, insomma, siamo semplicemente uno dei tanti paesi al mondo, un paese però con una fortuna particolare, una fortuna incredibile e una realtà unica. Io non ti nego, per me è un orgoglio essere italiano, cioè quando sono in giro intanto tutti apprezzano l'Italia, tutti la conoscono. Per me è un orgoglio venire dall'Italia, con la nostra storia, le nostre culture, il fatto che non abbiamo bombardato nessuno, insomma, non male. Non è da poco, eh? Rispetto ad altri, no, non è poco. Già se sei magari americano e giri, insomma. Sì. Abbiamo aiutato magari qualcuno a bombardare, quello sì, però direttamente, dai, magari non siamo mai stati così colonialisti o così conquistatori. No, anche noi siamo orgogliosi di essere italiani ed è una caratteristica che vediamo un po' in tutti gli italiani con cui abbiamo parlato e che abbiamo intervistato. Sono tutti un po' qua, un po' là nel mondo, chi da una parte, chi da un'altra, chi ha fatto un certo tipo di esperienza, chi un'altra, ma sono tutti comunque orgogliosi di essere italiani. Bene, dai, è un paese stupendo, oggettivamente. Poi comunque abbiamo visto che in tutti i paesi, almeno quelli che noi finora abbiamo intervistato, gli italiani sono sempre visti comunque bene e questo è un bel vantaggio perché insomma, se no gireresti male il mondo, eh? Sì, 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 no, questo è veramente l'italiano a qualsiasi latitudine è apprezzato. Tanti dicono appunto che avere il passaporto anche italiano è un bel vantaggio quando si gira, perché quando poi vai in vari paesi ti trattano diversamente. Il passaporto italiano oggettivamente è tra i migliori al mondo, quindi ti permette di avere visti abbastanza facilmente per girare ovunque. Un buon lasciapassare davvero, è una gran fortuna.
E un'altra domanda che ci viene in mente, che di sicuro si chiederanno in tanti quando uno fa soprattutto certi tipi di esperienze, è come ti finanzi. Un po' ce l'hai detto prima, no? Noi chiaramente non è che ce lo chiediamo per farci gli affari tuoi, ovviamente, però è per far capire anche a chi volesse fare un tipo di esperienze del genere che se vogliono lo possono fare, se sono disposti a fare un certo tipo di lavoro e di sacrifici, chiunque lo può fare in teoria se è disposto a fare certe cose, no? Sì, ci sono secondo me diversi modi, diverse strategie, ognuno si ritaglia la sua. C'è chi è nomade digitale, quindi vive in giro lavorando online, c'è chi vive viaggiando solo facendo volontariato, quindi magari va 6 mesi in Nicaragua, fa volontariato e deve vitto alloggio, poi 6 mesi in Costa Rica. Ci sono mille modi. Io sinceramente mi sono un po' ritagliato il mio, quello che trovo più congeniale, che piace di più, quindi cerco di viaggiare. Quando viaggio, quindi non sto a fare video, non sto a fare social marketing, cose così, e quando lavoro e cerco di lavorare all'estero in modo da avere esperienze di vita diverse, quindi ho lavorato in Australia, in Cina, in Svizzera, in diversi posti in Italia, e cerco anche di farlo poi in nazioni appunto dove hai un ritorno economico che vale la pena, no? In Svizzera guadagni il doppio che fare l'insegnante in Italia, in Cina anche avevo un ottimo stipendio, quindi riesco ad avere questa alternanza lavoro-viaggio, e quei lavori mi permettono di stare un anno senza lavorare. Poi ho una piccola rendita con i libri, che non è tanto, però in questi paesi comunque può aiutare, e ci si organizza così. Mi sto facendo un fondo pensionistico per i fatti miei, privato, perché appunto ho versato tasse in paesi diversi e a spizzichi e bocconi, quindi anche questo va tenuto conto. E niente, appunto, ognuno poi si costruisce in base alle sue capacità, potenzialità, eccetera, il suo percorso. Mhm. Però sì, i soldi vanno tenuti conto, ecco, deve organizzarsi, avere anche sempre un cuscinetto. Io quando sono partito la prima volta avevo, che mi ero messo via negli anni, 10.000 euro da parte, da dire qualcosa va storto, insomma posso tornare a casa, posso stare qualche mese senza lavorare anche in Italia, serve il dentista d'emergenza, insomma, Certo, tutte queste cose. lo possiamo un po' definire il segreto, no? Per questi tipi di viaggi, cioè lavorare in paesi dove ti pagano bene e poi viaggiare anche magari in paesi dove costano anche un po' meno. Sì, sì, io ho fatto così. Qua, per dire, oggettivamente vengo da Pakistan e India, dove un pasto ti costa 1 euro, pasto completo, fuori al ristorante, no? Boia. Quindi tu fai il conto, dici 3 pasti fuori, 3 euro al giorno. L'ostello, adesso che sono un ostello non in tenda, mi costa 4,50 euro, quindi potenzialmente qui con 7,50 euro da dormire e da mangiare. Insomma, Tanta roba. quando lavori in Svizzera, dove guadagni 25 euro all'ora, con 3 ore di lavoro ho pagato 3 giorni in India, per dire. Questo si amplifica poi quando vivo in tenda, quindi dormo in tenda e non pago niente. Spesso cucino da solo con il mio fornelletto a gas e ad alcol. È logico che non è un albergo a 5 stelle, non faccio la doccia tutti i giorni. No, vabbè, certo, uno si adatta anche un po', però insomma, così uno riesce a andare avanti, perché insomma, comunque Sì, stando fuori qualcosina ti costa, anche se lì costa molto meno, ma sai, in un anno fai presto a spendere. sì, sì. Comunque costa, cioè la gente spesso, anche a volte dal contrario, mi dicono: no, viaggi in India non spendi niente. Sì, ci sono delle cose che comunque paghi, nel senso, cioè, costa poco, però sai, sei in Pakistan, vuoi andare a vedere questa attrazione, o ho voluto fare un giro sulle montagne, per farlo bene ho affittato una moto e lì mi sono partiti 200 euro di moto, più la benzina, cioè, quindi alla fine ci sono anche delle spese, i visti. Ho fatto 140 euro il visto indiano, 35 euro il visto pakistano, 80 euro il visto afghano, cioè ci sono una serie di spese che uno deve fare. L'hotel ogni tanto che ti può togliere uno sfizio, che vuoi fare una doccia, e quindi bisogna stare attenti, cioè, Certo. far quadrare. Ma i visti te li fai quando arrivi alla dogana? I visti, dunque, ci sono ora come ora 4 tipologie grosse. C'è il visto che fai all'arrivo, quindi è comodo, tipo in Nepal arrivi in frontiera, fai il visto, super easy. C'è il visto che puoi fare online, anche quello non è male, quindi tu fai il visto online, quando arrivi in frontiera ti viene rilasciato. C'è il visto che devi fare all'ambasciata del paese prima, quindi per dire in India, quello afghano l'ho fatto in Iran, quello indiano l'ho fatto in Iran, e basta. Sì, queste sono un po' le tipologie principali di visto. Dipende, uno deve informarsi le regole. Tipo in India puoi fare il visto online, però col visto online puoi entrare solo in aereo, per dire. Quindi io arrivando via terra dovevo andare per forza in ambasciata. Quindi c'è una serie di regole che uno deve studiarsi e poi niente si fa. Quindi sei stato anche all'ambasciata afghana in Iran? Sì, ambasciate ne ho viste tutte in tutto il mondo, veramente. Sì, ambasciate
americana in Iran, sì, sì, a Teheran. Sono E stato un lì paio di volte. te la cavi con l'inglese comunque. Sì, in ambasciata, bene o Lo male, qualcuno parlano? parla inglese sempre, Eh. sì. E poi, vabbè, sono stato in ambasciate dove non parlavano in inglese, però, insomma, ci si arrangia un po' tra sorrisi, passaporto, battute, qualcosa viene sempre fuori, ecco. Eh. Dollari, quando uno vede un dollaro si capisce sempre. Il dollaro è il linguaggio universale. Logico che bisogna arrivare preparati, ecco. Magari a una frontiera o un'ambasciata così, ci sono una serie di regole che vanno rispettate, Eh. regole non scritte che però vanno un pochino rispettate, sì. E invece per quanto riguarda l'aspetto sanitario, perché comunque stando fuori tanto, te dicevi io sono sempre stato bene, no? Quindi meno male, però comunque hai usato delle precauzioni, nel senso che ti sei fatto un'assicurazione sanitaria per essere tranquillo in paesi soprattutto così rischiosi. Sì, quella secondo me è oggettivamente essenziale e ci sono assicurazioni anche non così costose come pensiamo, no? Io anni fa, tramite mio padre, che aveva un'assicurazione in famiglia, facevo con Alleanza, andava bene. Negli ultimi anni le sto facendo io e non faccio mai assicurazioni italiane perché nessuna assicurazione italiana assicura Pakistan, India, Iran. Trovi online anche a buoni prezzi. Adesso Mhm. sto usando una buona assicurazione che mi costa 57 euro al mese, che è più di altre, però copre per esempio i viaggi in bicicletta, no? Quindi se uno mi venisse addosso con la macchina mentre sono in bici, sono coperti tutti i tipi di infortuni, malattie, infortuni, eccetera. Quello secondo me è essenziale, cioè è una spesa che va fatta perché banalmente veramente può succedere di tutto ed è un attimo. Io quando la faccio poi sono sempre più tranquillo, no? Cioè, sapere che è un'assicurazione ti aiuta, ecco. Ho fatto viaggi senza, lo ammetto, nell'incoscienza di qualche anno fa, adesso non rischierei più, ecco. Infatti non rischio più. No, un po' è rischiato, soprattutto in quei posti lì, come fai? No, no, non vale la Non pena. puoi. E te comunque non hai mai avuto bisogno di niente, non sei mai stato ospedali o cose del genere. No, no, alla fine non l'ho mai usata. Ho avuto qualche malessere ogni tanto, ma niente di grosso. Però sì, non ho mai rotto nessun osso, mai fatto incidenti, fruttando ferro, mai stato male da ricoveri, eccetera. Quindi alla fine sì, non l'ho mai usata. Però l'averla ti dà una tranquillità comunque già di suo che ne vale la pena. Noi comunque, se non sapete anche come assicurazioni sanitarie cosa scegliere, abbiamo, diciamo, questa collaborazione anche con un'assicurazione che si chiama Safety Wing, che anche questa non è italiana, è americana, che Ok. sono molto ben strutturati per queste cose, sia per i nomadi digitali che per chi viaggia, e per chi anche poco viaggia anche come turista e va parecchio all'estero, oppure anche per chi viaggia come te, magari che sta tanti mesi o anni fuori, perché copre tutti i paesi, te la puoi, diciamo, personalizzare come vuoi, perché copre addirittura anche gli apparecchi elettronici che uno si porta dietro, per esempio uno che lavora può scegliere di fare quello, può scegliere come assicurazione medica, sicuramente che copre tutto, dottori, ospedali, tutto, oppure anche di viaggio, quindi in caso di cancellazioni di voli, di cose del genere. Noi comunque vi lasciamo il link in descrizione, nel caso abbiate bisogno, date un'occhiata perché a noi ci è sembrata molto Me interessante. la guardo anch'io. E per quanto riguarda invece la tua sicurezza, nel senso per star tranquillo te, io penso che magari all'inizio quando sei partito eri un po' più, diciamo, preoccupato, forse, non so, la sera quando magari dormivi da solo in tenda. Te ti sei sempre sentito sicuro? Come fai per star tranquillo comunque anche te? Ma è logico che dormire in tenda da solo in qualsiasi posto ci sono sempre un sacco di varianti. Io, vabbè, sono arrivato a un punto sinceramente dove sono abbastanza tranquillo sempre e ho dormito veramente in tutti i posti possibili e immaginabili. Tanto tranquillo che spesso non leggo neanche la bici quando dormo perché veramente ho talmente tanta fiducia negli altri che la regola che mi do generalmente cerco sempre di dormire in un posto dove o non mi vede nessuno e quindi quando vado a letto so che nessuno sa che sono lì e dormo tranquillo o dove mi vedono tutti. Quindi mi metto in centro in un paese dove tutti sanno che sono lì e nessuno mi tocca perché se qualcuno mi toccasse tutti gli altri lo scoprirebbero subito, no? Quindi uso un pochino questa regola, ecco. Poi capita la notte che ti metti da solo a dormire sotto un ponte e passano due pastori afghani e ti vedono e tu dici io sto dormendo qua da solo e ho addosso vestiti e materiale che sono
3 anni del loro stipendio, no? E ti viene da pensare, se questi stanotte tornano mi danno una Nike, di botte mi derubano, però poi non è mai successo. Alla fine più le volte che la gente mi ha visto in tenda mi ha detto vieni a casa mia e non le volte che mi sono sentito minacciato, ecco. Perché insomma se cominci a girare in questi posti Sì, e, sì, e- sì, e ti sì. derubassero sarebbe un casino poi, eh. Ma non credo perché lì sono anche comunque Sì, rigidi, sì, sì. penso con i turisti, cioè nel senso che li preservano, no? Sì, poi i paesi musulmani, il furto è una roba veramente fuori di testa, i paesi musulmani veri, adesso non so Egitto e Nord Africa, ma questi qui, veramente musulmani, Iran, Afghanistan, Pakistan, cioè il furto è una cosa fuori dalla concezione, quindi veramente io non legavo neanche la bicicletta perché nessuno l'avrebbe toccata. È logico che il passaporto ce l'ho sempre addosso, se mi rubassero 100 euro non me ne frega niente, se mi rubassero il passaporto sono problemi seri, no? Quindi anche lì poi costruisci una serie di strategie per preservarti, ecco. Comunque te ti sei sempre sentito al sicuro o ci sono stati dei paesi in cui non ti sei sentito sicuro e ti è successo qualcosa? Generalmente sempre sicuro. L'unico paese dove ho avuto problemi un paio di volte è stato il Kazakistan. Nonostante questo sono innamorato, non so perché. E lì tentarono di rapinarmi una volta, mi avevano messo un coltello alla gola, non era stata una bella esperienza. Una volta avevo assistito un uomo che era violento con una donna e avevo provato a intervenire. Insomma, sono state esperienze sicuramente non facili, però generalmente mi sono sempre sentito sicuro. Un posto un po' poco sicuro è stato il deserto australiano con gli aborigeni. Nei paesi dove sono solo aborigeni, lì non mi sono sentito a mio agio, ecco, per colpa sempre noi occidentali quello che abbiamo fatto a loro, però con gli aborigeni a volte ho avuto un po' di, insomma, delle momenti non semplici, ecco. Infatti ho tenuto un profilo basso e sono andato via. E via. Siamo noi che siamo andati a casa Sì. loro lì, quindi Sì. hanno ragione. Dici un po' allora quali sono i pro e i contro, un po' riassumendo tutte queste cose che ci hai detto, di vivere così da nomade come stai vivendo te. Ma il pro più grande, secondo me, lo dico sempre, se io morissi oggi morrei felice. Cioè, ho questa sensazione di aver vissuto tante vite in una, di essere soddisfatto di quello che ho fatto. Cioè, ogni tanto la sera mi metto a guardare le stelle e penso agli anni in giro e mi sento felice. Cioè, ho la pelle d'oca, le lacrime agli occhi, cioè, sento di aver vissuto la vita in maniera attiva. E questo per me è la definizione di successo più grande che posso avere per me stesso ed è quello che mi fa star bene. Cosa negativa è sicuro aver costruito poco a livello di carriera, forse a livello di relazioni, perché di carriera poi chi se ne frega, nel senso non mi interesserebbe neanche. A livello relazionale sì, è la cosa che ti viene da chiedere un po'. Ho perso dei passaggi, la figlia del mio amico a 5-6 anni l'ho vista pochissimo, mia cugina si è sposata il mese scorso, io ero in Afghanistan, mi sono perso il matrimonio e c'era tutta la famiglia, insomma queste cose le perdi, serve un equilibrio, poi ognuno deve guardare quello che è, quello che vuole e vivere la vita che desidera. Eh sì, Non so se ho risposto. Sì, 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 hai risposto. D'altronde c'è il lato, no, positivo e di per contro c'è anche il lato negativo, perché chiaramente quando sei così lontano da tutto, qualcosa ti manca, le relazioni soprattutto con la famiglia che è lontana ti mancano. Sì. Però insomma, se anche te fra qualche mese o anno decidessi di ritornare in Italia e comunque di non viaggiare più in questo modo, hai fatto un'esperienza che in pochi penso fanno, no? Quindi hai visto culture, hai conosciuto paesi, persone, e, insomma la tua mente è diversa, è aperta in un modo diverso rispetto a noi. E questa è una gran fortuna, veramente vivo con questa idea del momento in cui decido di fermarmi, questo viaggio si sta chiudendo. Penso che tutto quello che volevo veramente fare l'ho fatto, nel senso le cose che desideravo fare e vedere le ho soddisfatte, quindi spero di restituire qualcosa al mondo in qualche modo adesso e vediamo, insomma. Io facevo un insegnante in Italia e rimettermi a insegnare, magari accendere un po' qualche fiamma in qualche bambino, provare a farlo, non posso avere la presunzione di accendere fiamme nei bambini, però magari raccontando le mie storie a volte vedo i bambini affascinati e spero che un giorno anche solo un bambino possa vivere la vita che vuole sapendo che può farlo. Certo, sei un esempio di una persona che voleva fare quello, l'ha sempre voluto fare ed è riuscita a realizzarla, no? Questa cosa, quindi non è da tutti, perché comunque tanti vorrebbero fare certe cose o così o altre, ma poi alla fine, come si diceva prima, sono legati troppo magari al proprio paese, alla propria famiglia, alla propria zona di comfort e non escono da lì, poi dopo si ritrovano vecchi che Mm. magari hanno dei rimpianti. Io penso che te non ce ne avrai di rimpianti, almeno su questa cosa qui. No, no, Eh. credo di no. Sarebbe bello poi insegnarlo ai bambini, spiegando tutto quello che hai fatto, raccontando tutta la tua storia.
Sì, no, spesso ho lavorato anche a scuola in questi anni, ho avuto delle parentesi del Covid, e l'anno scorso ho fatto 6 mesi sulle Alpi in Italia, ero in una classe elementare a raccontare certe cose ai bambini, li segni penso, cioè un mondo che per loro è talmente diverso, vedo che tu hai vissuto in Cina per dire, gli fai vedere magari i video dei bambini Eh, cinesi a cui insegnavi, veramente vale tantissimo, quindi speriamo. Ti volevo chiedere che consigli daresti a chi vuole fare un'esperienza del genere, viaggiare così oppure visitare tanti posti o lasciare tutto e andare comunque anche a lavorare all'estero per poi viaggiare. Te che consigli gli daresti con la tua esperienza, insomma? Ma intanto, se uno si sente di farlo, perché appunto è meglio non avere rimpianti, sembra una frase fatta, però se uno si sente di fare una cosa deve farlo. Certe cose serve tanta organizzazione, altre meno, però serve un po' di organizzazione. Serve avere un po' pararsi il sedere, perché è bello farle contando sulle proprie gambe, sulle proprie capacità. Se io fossi partito e poi devo chiedere i soldi ai miei genitori, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi sì, secondo me il consiglio è provarci. Anche perché poi veramente, pensa, io quando partì la prima volta lasciavo un lavoro sicuro, un lavoro remunerativo e tutti mi dicevano quando torni non trovare lavoro, come fai? In realtà poi in viaggio ti costruisci talmente tanti contatti, vedi talmente tante cose, cambi talmente tanto che poi quando torni sei un'altra persona. Io quando sono tornato durante il Covid, mi ero fermato, c'era il Covid, ho cercato lavoro, no? E ho portato il curriculum in una scuola paritaria vicino a dove abito io a Milano. E io sono entrato in quell'ufficio consegnando il mio curriculum e io ho capito che mi hanno assunto quando mi hanno visto in faccia, quando hanno visto la sicurezza con cui sono entrato, il sorriso, la voglia che avevo, e questa mi è nata in viaggio. Il Claudio di 10 anni prima, entrato in quell'ufficio, avrebbe dato il curriculum, quel curriculum sarebbe finito in un cassetto con altri 20 curriculum e forse mi chiamavano. Ma dopo il viaggio sono entrato con talmente tanta sicurezza in me che mi hanno chiamato il giorno dopo dicendo mi sei assunto. Quindi veramente viaggiare ti mette in gioco, ti dà talmente tanto a livello personale che diventi una persona più performante anche nella tua vita quotidiana, no? Quindi vale la pena davvero. Cioè, questa è la mia impressione. Poi No, no, vale la pena sicuramente. Mm. Sono esperienze che comunque ti cambiano, senza ombra di dubbio. Cos'è che porterai con te di tutti questi viaggi che hai fatto una volta che poi, diciamo, tornerai in Italia e non farai più questi tipi di esperienze? Ma sicuro la cosa più importante secondo me è stato il cercare di capire gli altri. Viviamo in un contesto dove ci mettiamo poco a cercare di capire gli altri, cosa spinge gli altri a comportarsi in un certo modo. Il viaggiare ti costringe a farlo perché sono culture talmente diverse che ti viene da chiedere perché lui si comporta così. E questo secondo me è un insegnamento che provo a portare nella vita quotidiana anche. Se uno è scorbutico con me, il perché, e cercare di capire e tollerare, ecco, perché vale sempre la pena fare un passo indietro per disinnescare magari situazioni spiacevoli a favore di godiamocela, perché veramente siamo un puntino nell'universo, oggi c'è, domani non ci sei, e vale la pena viverla a pieno, davvero, stando tranquilli, quindi penso che l'Asia mi abbia dato un po' di tranquillità, ecco. Sì, meno male. Si Sì. vive meglio, tranquilli, più rilassati. Sì, è una cultura veramente più rilassata per certi versi. Ti Sì, dà una sì. prospettiva diversa della vita, eh. Sì, 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 anche Eh, l'aver vissuto in Cina. Cioè io poi che ero un milanese abbastanza, sai, quelli performanti, lavoro, orario, ma in ritardo, sempre un quarto d'ora, 20 minuti in anticipo. Poi a un certo punto dici, oh, stai 4-5 anni in Asia e inizi a dire, ok, arrivo comunque in orario, però rilassati, cioè ammazzarmi per cazzate non c'ho più voglia. no. No. Io, Claudio, avrei finito con le domande. È stata una bellissima intervista, una bellissima chiacchierata. Grazie Riccardo, mi fa molto piacere. Emozionante, sapevo che era così, però finché poi non la facevo, ora lo posso dire, nel senso. Oh, grazie infinite, veramente, è stato un piacere, grazie per le domande molto interessanti e profonde e niente, spero dai, che il messaggio per il vostro canale Italian Globetrotter, per il Globetrotter, sia un messaggio utile, ecco, che qualcuno magari porti a casa qualcosa, mi farebbe piacere. Sarà Grazie davvero. sicuramente utilissimo. Poi, Bene, grazie. se volete saperne di più su dove va Claudio, quel che fa e tutto, noi vi lasciamo i suoi contatti in descrizione, poi li abbiamo fatti passare durante l'intervista, quindi poi potrete scriverli, seguirlo e facciamogli un po' di compagnia, facciamolo sentire che siamo tutti vicino a lui. Ti mandiamo un bel abbraccione qui dall'Italia per farti sentire vicini Grazie infinite ragazzi. e
chissà che poi un giorno quando torni non ci si veda di persona, eh? Sicuramente, dai, sì, sì. Io capito spesso in Toscana quando sono in Italia, quindi Grande. volentieri. Allora un saluto al nostro Italian Globetrotter Grazie Riccardo. dal mondo, in questo caso in India, ma poi insomma gira, quindi salutaci l'India, buona fortuna per il tuo viaggio da tutti noi. Grazie infinite. Ciao Globetrotter, in bocca al lupo per Ciao, tutto allora. viva l'Italia e gli italiani! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good